Oggi sono molto contenta di condividere con voi una ricetta veramente speciale, secondo me la miglior ricetta che noi possiamo eseguire con i peperoni. Naturalmente, come già ho detto nel video dei peperoni croccanti, i peperoni sono molto poco digeribili, quindi per aumentarne la digeribilità è fondamentale la scelta dei peperoni. Io scelgo sempre le papaccelle come peperoni, hanno la buccia sottile, la polpa non eccessivamente carnosa e non vi so dire per quale motivo, ma sono molto ma molto più digeribili rispetto alle altre tipologie di peperoni. Quando vado dal fruttivendolo a comprarle ne scelgo di vari colori, così il piatto non solo sarà molto buono ma sarà anche molto scenografico. Questi peperoni vanno fritti, io invece di friggerli in olio extravergine di oliva, come nella ricetta originale, li friggo in olio di riso. L'olio di riso è molto più leggero, però essendo il peperone già di per sé molto saporito, la differenza non la noteremo proprio. Un'altra variazione che io apporto è quando i peperoni sono già un pochino avanti con la cottura, faccio sfumare con un po' di aceto di mele al posto dell'aceto di vino. Comunque la ricetta è veramente speciale, non perdiamo altro tempo a chiacchierare, andiamo a cucinare. Tagliamo i peperoni, li priviamo del picciolo e dei semi. Adesso i peperoni li tagliamo in strisce larghe un dito. In una padella sul fuoco mettiamo un bel po' di olio. E mettiamo i peperoni tutti insieme. Facciamo friggere su fiamma bella viva in una padella scoperta per circa 10 minuti, rigirando spesso. Adesso che i peperoni si sono un po' scuriti, aggiungiamo l'aceto e facciamo sfumare. Aggiustiamo di sale, ce ne vuole veramente pochissimo perché i capperi che andiamo ad aggiungere dopo sono già salati. Nel frattempo che i peperoni continuano a cuocere, tagliamo molto sottilmente la cipolla. E la aggiungiamo ai peperoni. E lasciamo soffriggere. Prendiamo i pomodori e li tagliamo a fettine. Quando la cipolla è appassita possiamo aggiungere i pomodori. E giriamo. Quando i pomodori sono cotti mettiamo i capperi le olive senza snocciolarle e il basilico spezzettato con le mani. Regoliamo di sale
E abbiamo fatto. Con una ricetta molto semplice abbiamo ottenuto un contorno di successo. Quando lo portiamo in tavola, quello che colpisce è il suo profumo, il suo colore, ma anche il suo sapore, che è veramente un sapore unico. Normalmente non avanza. Se dovesse però avanzare, io però consiglio naturalmente di non buttarlo. Togliamo le olive e quello che è avanzato lo andiamo a frullare. Con questo condimento io vado a condire le penne, penne grandi o penne piccole, non ha importanza. Poi dopo sopra ci mettiamo la spolverata di parmigiano. Io utilizzo il 36 mesi perché più va avanti la stagionatura, minor lattosio ci sarà nel nostro formaggio. Quindi quello che vi posso dire, provate il contorno, se non lo mangiate tutto, provatelo sulla pasta, veramente questa è una ricetta che merita. Alla prossima!